Nel periodo più cupo della storia tedesca, durante un periodo in cui le folle incitate lanciavano pietre contro le vetrine di negozianti innocenti e un regime totalitario stava controllando il paese, Dietrich Bonhoeffer, un giovane pastore, iniziò a condannare pubblicamente le atrocità che lo circondavano. Dopo anni spesi nel tentativo di far cambiare idea alle persone, Bonhoeffer, rientrando a casa una sera, trovò suo padre davanti all'uscio della porta, che gli indicava due uomini che lo stavano aspettando per portarlo via. In carcere iniziò a riflettere sui motivi che avevano portato il suo paese, un paese ricco di poeti e pensatori, ad un collettivo di codardi, truffatori e criminali. Pensò alla natura del male ed arrivò alla conclusione che non era il male stesso il nemico più pericoloso del bene, piuttosto lo era la sua stupidità, perché contro il male si può protestare, se necessario ci si può opporre con forza. Inoltre il male porta sempre con sé il germe dell'autodissoluzione e lascia perlomeno un senso di malessere nell'uomo. Ma contro la stupidità siamo disarmati. Qui non c'è nulla da fare, né con proteste né con la forza. Le ragioni in questo caso non contano nulla. Ai fatti che contraddicono il proprio pregiudizio basta non credere, e se i fatti sono ineliminabili basta semplicemente metterli da parte come episodi isolati e privi di significato. Lo stupido, a differenza del malvagio, è completamente in pace con se stesso e diventa perfino pericoloso nella misura in cui, appena provocato, passa all'attacco. Perciò va usata maggiore prudenza verso lo stupido che contro il malvagio. Non riusciremo mai a convincere lo stupido con argomenti motivati, diventerà assurdo e addirittura pericoloso. Se vogliamo capire e comprendere come avere la meglio sulla stupidità, dobbiamo cercare di capirne la natura, e la natura della stupidità ha le sue radici profonde nel subconscio, è guidata da meccanismi fondamentali dell'esperienza umana. Ci sono esseri umani straordinariamente agili intellettualmente, ma stupidi, e altri che sono intellettualmente ottusi eppure sono tutt'altro che stupidi. L'impressione che si ha non è tanto che la stupidità sia un difetto congenito, ma piuttosto che in determinate circostanze le persone vengano rese stupide, o meglio, permettono che ciò gli accada. Le persone che vivono maggiormente in solitudine manifestano questo difetto meno frequentemente degli individui con più relazioni sociali. Quando le informazioni sono scarse, fare ciò che fanno gli altri è spesso ritenuta la migliore linea d'azione. Sfortunatamente questo non funziona sempre. In alcuni casi può portare a cattivi risultati a causa di pregiudizi cognitivi. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato come il comportamento del gregge è tra le principali cause di stupidità, e che i singoli esseri umani possono essere indotti dalla folla ad assumere posizioni contrarie ad ogni logica. È così che la stupidità diventa meno un problema psicologico quanto sociologico. Diventa evidente che ogni forte aumento di potere, sia esso politico oppure religioso, infetta con la stupidità gran parte dell'umanità. Quasi che questa sia una legge socio-psicologica, dove il potere dell'uno ha bisogno della stupidità dell'altro. Il processo attraverso cui ciò avviene non è quello di un'improvvisa atrofizzazione o sparizione di determinate doti dell'uomo, nel caso specifico di carattere intellettuale. Sembra invece che sotto l'impatto schiacciante del potere crescente, gli esseri umani vengono privati della loro indipendenza interiore e più o meno consapevolmente rinunciano ad assumere una posizione autonoma. Il fatto poi che lo stupido spesso sia anche testardo non deve farci dimenticare che comunque egli non è autonomo. Lo si nota principalmente quando si discute con lui. Non si ha affatto a che fare con lui quale egli è come individuo, ma piuttosto con delle frasi fatte, delle formule, degli slogan che lo dominano. È come sotto un incantesimo, accecato, abusato e abusato nel suo stesso essere. Diventa in tal modo uno strumento privo di volontà e in tale stato è capace di commettere qualsiasi male e di non riconoscerlo come tale. Solo un atto di liberazione, non l'istruzione, può vincere la stupidità. Qui bisogna fare conti con il fatto che nella maggior parte dei casi una vera liberazione interna diventa possibile solo quando la liberazione esterna l'ha preceduta. Fino ad allora dobbiamo abbandonare tutti i tentativi di convincere lo stupido. Bonhoeffer morì a causa del suo coinvolgimento in un complotto contro Adolf Hitler all'alba del 9 aprile del 1945 nel campo di concentramento di Flossenbürg. Appena 2 settimane dopo, i soldati degli Stati Uniti liberarono il campo. L'azione non nasce dal pensiero, ma dalla disponibilità alla responsabilità. L'ultima prova di una società morale è il tipo di mondo che lascia ai suoi figli. Grazie per la visione.